Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esbriet Rock SPA. Ultimo aggiornamento 29 dicembre 2021. Cos'è Esbriet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Esbriet durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Esbriet? Esbriet è un farmaco a base del principio attivo pirfenidone, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico altri immunosoppressori. È commercializzato in Italia dall'azienda Rock SPA. Esbriet può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Esbriet 267 mg 252 compresse rivestite con film, 3 conf. 4x21, confezione mantenimento. Esbriet 267 mg 63 compresse rivestite con film, 1x21 e 2x21, conf. Inizio trattamento. Esbriet 801 mg 84 compresse rivestite con film, 4x21. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Rock Registration Limited. Concessionario: Rock SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: pirfenidone. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Esbriet è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica, Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF, da lieve a moderata. Posologia: il trattamento con Esbriet deve essere iniziato e monitorato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento di IPF. Posologia: adulti. Dopo l'inizio del trattamento, la dose deve essere aumentata gradualmente fino a raggiungere la dose giornaliera raccomandata di 2403 mg/giorno giorno nel corso di un periodo di 14 giorni nel modo seguente: dal giorno 1 al giorno 7. Una dose di 267 mg somministrata 3 volte al giorno, 801 mg/giorno. Dal giorno 8 al giorno 14. Una dose di 534 mg somministrata 3 volte al giorno, 1602 mg giorno. Dal giorno 15 in avanti. Una dose di 801 mg somministrata 3 volte al giorno, 2403 mg/giorno. La dose giornaliera di mantenimento raccomandata di Esbriet è di 801 mg 3 volte al giorno, assunte con il cibo, per un totale di 2403 mg/giorno. Dosi superiori a 2403 mg/giorno non sono raccomandate per nessun paziente, vedere paragrafo 4, 9. I pazienti che interrompono il trattamento con Esbriet per 14 giorni consecutivi o più devono ricominciare la terapia partendo dal regime di aumento graduale iniziale di 2 settimane fino alla dose giornaliera raccomandata. Per un'interruzione del trattamento inferiore a 14 giorni consecutivi, l'assunzione può essere ripresa alla dose giornaliera raccomandata precedente senza l'aumento graduale. Regolazioni della dose e altre considerazioni per l'utilizzo sicuro. Eventi gastrointestinali. Si deve ricordare ai pazienti che accusano intolleranza alla terapia a causa di effetti indesiderati gastrointestinali di assumere il medicinale con il cibo. Se i sintomi persistono, la dose di pirfenidone può essere ridotta a 267 mg a 534 mg, 2-3 volte al giorno, da assumere con il cibo, e incrementata nuovamente fino alla dose giornaliera raccomandata se tollerata. Se i sintomi persistono, è possibile indicare ai pazienti di interrompere il trattamento per 1-2 settimane per permettere la risoluzione dei sintomi. Reazione di fotosensibilità o eruzione cutanea. Ricordare ai pazienti che accusano una reazione di fotosensibilità o eruzione cutanea da lieve a moderata di usare quotidianamente una protezione solare e di evitare l'esposizione al sole, vedere paragrafo 4, 4. La dose di pirfenidone può essere ridotta a 801 mg/giorno, 267 mg 3 volte al giorno. Se dopo 7 giorni l'eruzione cutanea persiste, Esbriet deve essere interrotto per 15 giorni, incrementando nuovamente la dose fino a raggiungere la dose giornaliera raccomandata come nel periodo di incremento della dose.
I pazienti che accusano una reazione di fotosensibilità o eruzione cutanea severa devono interrompere il trattamento e rivolgersi a un medico, vedere paragrafo 4.4. Quando l'eruzione cutanea sia risolta, Esbriet può essere nuovamente introdotto incrementando la dose fino a raggiungere la dose giornaliera raccomandata a discrezione del medico. Funzionalità epatica. Nel caso di aumento significativo dei livelli di alanina e o aspartato aminotransferasi, ALT/AST, con o senza aumento della bilirubina, la dose di pirfenidone deve essere regolata oppure il trattamento deve essere interrotto secondo le linee guida elencate nel paragrafo 4.4. Popolazioni speciali. Anziani. Per i pazienti a partire da 65 anni di età non ha richiesto alcun aggiustamento posologico, vedere paragrafo 5.2. Insufficienza epatica. Per pazienti con compromissione da lieve a moderata della funzionalità epatica, vale a dire KILD-PUC classe A e B, non ha necessario alcun aggiustamento della dose. Tuttavia, dato che alcuni individui con compromissione da lieve a moderata della funzionalità epatica possono presentare un aumento dei livelli di pirfenidone nel plasma, in questa popolazione il trattamento con Esbriet deve essere attuato con cautela. La terapia con Esbriet non deve essere attuata in pazienti con insufficienza epatica severa o in caso di malattia epatica allo stadio terminale, vedere paragrafo 4.3, 4 e 5.2. Insufficienza renale. Per pazienti con insufficienza renale non ha necessario alcun aggiustamento della dose. Esbriet deve essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza renale moderata, CRCL 30, 50 ml/min. La terapia con Esbriet non deve essere usata in pazienti con insufficienza renale severa, CRCL 30 ml/min, o affetti da malattia renale allo stadio terminale che richiede la dialisi, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Esbriet nella popolazione pediatrica per l'indicazione dell'IPF. Modo di somministrazione. Esbriet A per uso orale. Le compresse devono essere ingerite intere con acqua e assunte con il cibo per ridurre la possibilità di nausea e capogiri, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Storia di angioedema con pirfenidone, vedere paragrafo 4.4. Uso concomitante di fluvoxamina, vedere paragrafo 4.5. Insufficienza epatica severa della funzionalità o malattia epatica allo stadio terminale, vedere paragrafi 4.2 e 4.4. Insufficienza renale severa, CRCL 30 ml/min, o malattia renale allo stadio terminale che richiede la dialisi, vedere paragrafi 4.2 e 5.2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Funzionalità epatica. Transaminasi aumentate sono state comunemente segnalate in pazienti trattati con Esbriet. Esami della funzionalità epatica, ALT, AST e bilirubina, devono essere effettuati prima dell'inizio del trattamento con Esbriet, successivamente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Circa il 70-80% di pirfenidone viene metabolizzato da CYP1A2, con contributi minori da parte di altri isoenzimi CYP comprendenti CYP2C9, 2C19, 2D6 e 2E1. Il consumo di succo di pompelmo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Esbriet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Esbriet durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati relativi all'uso di Esbriet in donne in gravidanza. Negli animali avviene il trasferimento di pirfenidone e o dei suoi metaboliti nella placenta, con il potenziale accumulo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Esbriet può causare capogiri e affaticamento, che possono alterare moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Pertanto i pazienti devono usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari se avvertono questi sintomi. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riferite più frequentemente durante l'esperienza degli studi clinici con Esbriet a una dose di 2403 mg/giorno, a confronto con pazienti che ricevevano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili esperienze cliniche limitate relative al sovradosaggio.
Sono state somministrate dosi multiple di pirfenidone per una dose totale di 4806 mg giorno suddivise in 6 capsule da 267 mg 3 volte al giorno a volontari adulti sani nel corso di un periodo di incremento della dose di 12 giorni. Sono state osservate reazioni avverse lievi, transitorie e in linea con le reazioni avverse riferite con maggiore frequenza per pirfenidone. In caso di sospetto sovradosaggio deve essere fornita assistenza medica di supporto, comprendente monitoraggio dei segni vitali e osservazione attenta dello stato clinico del paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori, altri immunosoppressori, codice ATC, L04AX05. Il meccanismo d'azione di pirfenidone non è stato ancora completamente determinato. Tuttavia, dati esistenti indicano che pirfenidone esercita sia proprietà antifibrotiche che proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La somministrazione delle capsule di Esbriet con il cibo porta a un'elevata riduzione di Cmax, pari al 50%, e a un effetto inferiore sull'AUC, a confronto con dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. In studi sulla tossicità A, elenco degli eccipienti, contenuto delle compresse, cellulosa microcristallina, sodio crosscarmellosio, povidone K30, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento delle compresse, polivinile alcol, titanio diossido, e 171, macrogol 3350, talco, compresse da 267 mg, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.